Ho voluto creare questo ciondolo affinché fosse un oggetto che ritenessi perfetto, un oggetto che rappresenti la perfezione, che rappresenti la forza e la spiritualità. Ho potenziato moltissimo la produzione di gioielleria perché mi piace creare e produrre gioielleria, sia con smeraldi, con rubini e zaffiri, per cui facciamo girocolli, anelli, bracciali tennis, qualsiasi tipologia con una qualità di pietre eccezionale. Ecco, il mio pallino è un po' quello, la qualità assoluta estrema. Invece il ciondolo è stato creato appositamente per fare un qualcosa che non era mai esistito, qualcosa che rappresentasse una parte di me. Volevo creare un oggetto pieno di significati e ho voluto creare un oggetto di per sé semplice iscrivendolo in un triangolo equilatero. Il triangolo equilatero è una misura perfetta, una misura geometrica perfetta, è il simbolo della perfezione. Ho fatto 3 esecutivi prima di riuscire a farlo esattamente con questa forma. Il primo non andava bene perché era piatto sotto, il secondo non mi piaceva come era fatto. Il terzo, il triangolo equilatero con gli angoli smussati, ho ritenuto che fosse perfetto. Questo ciondolo è tutto realizzato in oro bianco 750 millesimi con una tipologia di lavorazione particolare volutamente creata per rendere la parte esterna opaca. All'interno invece c'è il triangolo perfettamente lucido, si ottiene mediante una lucidatura perfetta del triangolo circoscritto all'interno del quale viene incastonato il diamante. Meno del 3% dei diamanti in natura è puro, perché sono minerali, sono stati costruiti dalla natura, si sono formati all'interno di crateri vulcanici, sottoposti a fortissime pressioni e temperature. Quindi sono di per sé minerali, con tutte le tipiche inclusioni di carbonio che possono esistere all'interno di queste pietre. Quando un diamante è puro è molto raro. Per purezza si intende, per convenzione internazionale, quando un gemologo esperto con una lente a 10 ingrandimenti non intravede alcuna inclusione. Quindi il diamante si dice puro. Io ho voluto che tutti questi diamanti fossero puri, quindi in assenza di inclusioni. Affinché tutto fosse impernato sul numero 3, ho voluto che il diamante, taglio brillante, pesasse esattamente 0,30 carati, 30 centesimi di carato. Ho voluto cercarlo che fosse F di colore, che è il terzo grado nella scala dei colori, che corrisponde a un bianco extra eccezionale. Ogni diamante è puro. Ogni diamante ha le caratteristiche di taglio, pulitura e simmetria non solo good o very good, ma excellent, 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 che in gergo si dice triple X. Solo in quel modo tutta la luce che entra dentro viene riflessa all'esterno. Molti diamanti sono tagliati leggermente larghi o leggermente stretti. A seconda del tipo di taglio la luce viene riflessa o rifratta all'interno. Solo quando vengono rispettati determinati angoli di taglio il diamante restituisce tutta la luce che riceve. E tutti i miei diamanti, tutti quelli che io uso per queste collezioni, sono tutti diamanti tagliati in modo perfetto, eccellente. Tutti i diamanti qui inseriti sono tutti esenti dalla fluorescenza, cioè hanno fluorescenza nulla, è un'altra caratteristica importante. Tutti questi diamanti sono puri, tutti questi diamanti sono incisi al laser e riportano la certificazione del G americano, il più importante ente di certificazione del mondo. Nella parte laterale del ciondolo si vedrà scritto da destra verso sinistra, inciso al laser, The Tom Rogers Symbol to e il nome del destinatario. Nella parte dietro del ciondolo, inciso al laser, c'è il 19CN, che è il mio marchio di produzione, c'è il patent, cioè brevettato, c'è il Made in Italy, c'è il numero attribuito al destinatario, c'è la caratura dell'oggetto e le caratteristiche e il numero del diamante inciso dietro, il numero che è riportato nel certificato di garanzia del G americano. Ho previsto per il girocollo, il supporto del ciondolo, 3 tipologie di girocollo. La prima è una catena pesante, piena, che
che è adatta sia uomo che donna. Si può fare nella lunghezza di 40, 45, 50 cm o più. Il secondo tipo di catena è una tripla catenella, detta Chanel, prevalentemente femminile, che anche questa può essere fatta nelle lunghezze volute. La terza tipologia può andare bene sia da ragazzo che da ragazza, sia da uomo che da donna, infatti è una cima nautica. Potevo partire da un girocollo in cuoio che poi si sarebbe deteriorato col tempo. Avrei potuto usare un filo di cuoio intrecciato che ugualmente non avrebbe resistito all'acqua, alle varie sollecitazioni, eccetera, eccetera, avrebbe avuto una vita breve. Ho deciso quindi di usare una cima nautica, una corda nautica, estremamente resistente. La cima nautica ha le caratteristiche di essere completamente anallergica, ha un grado di assorbimento dell'acqua inferiore al 5%, quindi può essere tenuta sia al collo che anche in acqua, senza che si deteriori. È assolutamente anallergica, resiste ai raggi ultravioletti e ha una resistenza allo strappo di ben 85 kg. Questo ciondolo è costruito in oro bianco 750 millesimi o 18 carati, così pure come le catenelle che lo supportano, sia la tripla catenella che la catena più grande. Non solo, il moschettone posteriore che racchiude i 3 girocolli, anche questo è in oro 18 carati con inciso Tom Roger sopra. Ho deciso di fare la prima collezione numerata in 300 pezzi, in modo che avesse un valore particolare, in modo che fosse il più unica possibile. 300 pezzi perché ogni numero è dedicato ad persona, direttamente alla persona, a seconda dei meriti che possono essere un numero corrispondenti a dei campionati del mondo vinti, a delle medaglie olimpiche vinte, o puramente a un numero personale, a una ricorrenza, a un 50 anni di matrimonio, o al numero personale all'età della persona. Saturati questi 300 pezzi, verrà sì ancora prodotto, ma non più in edizione numerata. Questo simbolo, questo oggetto l'ho voluto creare fondamentalmente per gratificare i più grandi piloti e anche i più grandi personaggi che hanno fatto un qualcosa di straordinario in questa epoca, su questo pianeta, o che attualmente lo stanno continuando a fare. Quindi una parte di questi ciondoli verrà data a questi personaggi, proprio per ringraziarli di tutte le emozioni profonde che mi hanno dato e che continuano a darmi. Chi ha la fortuna di entrare in possesso di questo gioiello entra automaticamente a far parte del Club dei 300, quindi i primi 300 ciondoli numerati e dedicati che verranno prodotti. Al mondo non esistono due persone uguali, come non esistono due ciondoli uguali, come non esistono due diamanti uguali, anche se hanno lo stesso peso, le stesse caratteristiche, lo stesso colore, la stessa purezza, la stessa certificazione, non avranno esattamente gli stessi angoli di taglio, pur rientrando in un range di perfezione, in un range denominato excellent. Di conseguenza ogni ciondolo sarà assolutamente unico, come unica è la persona che avrà la fortuna di indossarlo.